Il passato prossimo. In questo video andremo a vedere il tempo passato più utilizzato in italiano e in generale nella grammatica italiana, appunto il passato prossimo, che viene utilizzato per parlare di eventi o azioni concluse nel passato. È formato dall'ausiliare, che altro non è che o il verbo essere o il verbo avere, e il participio passato di un verbo. Andremo a vedere tutte queste cose in questo contenuto. Attenzione a non confonderlo né con l'imperfetto, che è un altro tempo verbale molto utilizzato da noi italiani, né col passato remoto, che è invece un tempo utilizzato soprattutto in libri di storia e in novelle. In questo contenuto andremo a vedere come si forma il passato prossimo dei verbi regolari. Ti invito ad approfondire tramite il link in descrizione questo contenuto per andare a scoprire come si forma invece il passato prossimo dei verbi irregolari. Ti faccio due esempi. Oggi ho mangiato una mela. L'estate scorsa ho viaggiato in Italia. Sono appunto due frasi che parlano di avvenimenti iniziati e conclusi nel passato. O ancora, all'improvviso è arrivato Marco. Quindi qualcosa che è successo improvvisamente nel passato. Come hai sentito, il passato prossimo è appunto formato dal soggetto, il verbo ausiliare, essere e avere, e appunto il verbo che stiamo utilizzando posto al participio passato, quindi terminante in ato per i verbi della prima coniugazione are, uto per i verbi della seconda coniugazione ere e ito per i verbi della terza coniugazione ire. Ti posso assicurare che per un non nativo è molto difficile capire quando utilizzare l'ausiliare essere oppure quando utilizzare l'ausiliare avere, che sono appunto fondamentali per utilizzare il passato prossimo. Ti possiamo dare alcuni consigli di quando utilizzare l'ausiliare essere. Lo possiamo utilizzare nei verbi soprattutto di movimento, quindi ad esempio andare, sono andato, sono partito, sono tornato, e nei verbi che indicano un cambiamento. Ad esempio, dopo quell'esperienza sono cambiato profondamente. O ancora, ad esempio, vediamo un bambino che non vedevamo da tempo, gli si può dire: guardati, sei, quindi verbo essere, diventato grande. O ancora, la figlia di Marco è nata in settembre, quindi quel è nata è l'ausiliare essere. Ricorda, verbi di movimento e di cambiamento. Attenzione però, come puoi vedere da questi esempi, quando utilizziamo il verbo essere per costruire il passato prossimo, il participio passato del verbo termina indicandoci e dicendoci se si sta parlando di un maschio, di una femmina, di un soggetto singolare o plurale. Quindi sono andato, io maschio. Il participio passato termina con la O. Sono andata. Francesca è andata. Ci stiamo riferendo a una femmina, quindi termina in A. Loro sono partiti. Pluralità maschile. Oppure Rita e Francesca sono tornate. Termina con la E, quindi ci stiamo riferendo a un plurale femminile. I verbi costruiti invece con l'ausiliare avere si utilizzano soprattutto quando dopo il verbo vi è un oggetto. Quindi ad esempio
come dicevamo, ho mangiato una mela, ho viaggiato in Italia, ho cantato una canzone e ancora abbiamo sentito un rumore, hanno camminato nel parco, ho viaggiato molto nella mia vita. Se vuoi approfondire questo argomento e scoprire quanto e come tu sei in grado di utilizzare il passato prossimo in italiano, vieni a trovarci sul sito, prova a svolgere il test inerente appunto al passato prossimo per vedere quanto lo conosci e soprattutto ti chiedo un bel like nel caso questo video ti sia stato utile. Ci vediamo presto, un grande ciao!